Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Il video di oggi è un po' diverso dal solito, infatti vi invito a rimanere sempre qui in mia compagnia perché ho delle cose da mostrarvi, dei filati da mostrarvi e delle cose da dirvi molto interessanti. Faremo un piccolo viaggetto insieme, vi farò scoprire un'azienda italiana e i loro filati che loro producono, e sto parlando dell'azienda Borgo de Pazzi Firenze, che saluto e ringrazio per aver collaborato con me alla realizzazione di questo video. Pensate che Borgo de Pazzi è un'azienda italiana che vende sia all'ingrosso che al dettaglio i propri filati, avete sentito bene, perché l'azienda stessa a produrre i propri filati del 1978. Come vi dicevo, tutti i loro prodotti, i loro filati vengono realizzati rigorosamente in Italia, nel nostro paese. Stiamo parlando di filati made in Italy, e pensate, proprio nel nostro territorio, nel territorio pratese, vi sono degli impianti tessili dove producono questi materiali, questi filati, e fra poco vi farò vedere un po' di cose molto interessanti. Poco prima vi accennavo la vendita al dettaglio all'ingrosso di questi filati, sì, perché Borgo de Pazzi dà la possibilità anche ai singoli privati di acquistare i loro articoli ad un prezzo speciale. Infatti nel sito borgodepazzi.com vi è una sezione dedicata. Basta andare nella sezione negozi di filati, non è necessario registrarsi, basta cliccare su iscriviti, quindi basta iscriversi solo se si ha la partita IVA, e appunto, come vi dicevo, avete diritto ad un prezzo particolare. Comunque, come notate, in basso c'è un video tutorial che in 5 step vi spiega tutto quello che vi ho appena detto. E non solo, sempre sul sito borgodepazzi.com si ha la possibilità di interagire con l'azienda stessa per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento, quindi è attiva l'assistenza clienti. Basta cliccare sull'icona in basso a destra, l'icona di WhatsApp verde, e verrete subito riportati all'account business di Borgo de Pazzi Firenze. Oltre a questo, quando mi è arrivata questa proposta di collaborazione, prima di accettare, chiaramente volevo capire chi fossero, cosa proponessero, che filati avessero, insomma volevo anch'io un po' scoprire il loro mondo. Dopo aver fatto questa piccola analisi sono stata felice di collaborare, di accettare questa proposta per svariati motivi. Innanzitutto perché è un'azienda made in Italy che produce i propri filati nel nostro territorio, e io sto già dando il mio supporto perché sto facendo questo video, ve ne sto parlando e vi sto facendo scoprire appunto l'azienda e i loro materiali, e di conseguenza esorto anche voi a supportare il Made in Italy, i prodotti realizzati in Italia. Insomma, vi esorto a supportare Borgo de Pazzi. In secondo luogo, hanno un'ampissima scelta di filati di altissima qualità con tantissime colorazioni disponibili, infatti c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Dopodiché ho anche pensato a voi, perché spesso mi chiedete quale cordino posso utilizzare che non sia rigido bensì morbido, scorrevole al tatto, che nello stesso tempo garantisca una certa rigidità alla borsa, al progetto finale. Ecco, sono qui perché ho da mostrarvi dei cordini che fanno proprio al caso vostro. Ho avuto la fortuna e la possibilità di tenerli per mano, di toccarli, e sono di altissima qualità, sono davvero bellissimi. E per ultimo, ma non per importanza, anzi forse uno dei primissimi motivi che mi ha convinto a collaborare con l'azienda, è che l'azienda stessa Borgo de Pazzi ha un occhio di riguardo verso l'ambiente, perché produce dei filati a basso impatto ambientale, e noi tutti sappiamo quanto sia importante al giorno d'oggi questo argomento. Per l'appunto loro hanno una collezione dedicata alla produzione di filati provenienti da fibre rigenerate. Cosa significa? Che lo scarto non viene visto come rifiuto, assolutamente no, anzi gli si dà una nuova vita appunto riutilizzando le fibre di scarto. Ecco perché nascono così i filati da fibre rigenerate. E a tal proposito ho una collezione da mostrarvi, la collezione Amore. Tra questi abbiamo Amore Cotton 300, che è un filato ritorto ideale per ogni tipo di utilizzo, ed è proveniente da fibra riciclata di cotone mista a poliestere, ed è disponibile, pensate, in 38 colorazioni. Io per esempio ho la colorazione 112, come leggete anche voi è un 75% cotone, un 25% poliestere, ogni gomitolo è costituito
costituito da 100 grammi e vi sono ben 300 metri di filo. Uncinetti consigliati, il 3,5 e il 4, lo stesso vale per i ferri, infatti i loro filati possono essere lavorati sia con l'uncinetto che con i ferri. Poi abbiamo un filato che è possibile utilizzarlo anche per realizzare dei progetti borsa. Abbiamo Amore Macramè 3 mm o la colorazione 73. Ogni rocca è costituita da 500 grammi di cordoncino, è un 75% cotone e un 25% poliestere. Appunto ha uno spessore di 3 mm e come notate queste sono le colorazioni disponibili che vanno dalla numero 59 alla numero 76. Oltre a questo cordoncino da 3 mm abbiamo quello da 2 mm, anch'esso super adatto a progetti borsa, a progetti super estivi. Infatti è ideale per accessori all'uncinetto macramè, è prodotto in Italia e addirittura è disponibile da gennaio 2022, quindi è proprio una novità Borgo dei Pazzi. Anche questo cordoncino viene rivenduto in rocche da 500 grammi e vi sono più o meno 450 metri di cordoncino, sempre 75% cotone e 25% poliestere. Stavolta gli uncinetti e i ferri consigliati vanno dal 3,5 al 4. Io nello specifico ho la colorazione numero 305, però per amore corda vi sono ben 27 colori disponibili. Guardate quanti sono belli, abbiamo dei colori più nude, più neutri, che si possono facilmente abbinare a qualsiasi outfit. Ci sono dei colori più pastello che per adesso vanno di tendenza e poi dei colori un po' più scuretti ma non troppo. Abbiamo un blu scuro, un nero, questo viola il numero 234 che è in combo col 510, davvero è bellissimo. Sono tutti bellissimi, ve l'avevo detto all'inizio che c'è una vastissima scelta e si ha l'imbarazzo appunto della scelta stessa. E questi che vi ho mostrato comunque sono dei filati estivi, ma abbiamo anche dei filati invernale. Amore Mix 75, che è ideale per ogni tipo di capo o ai ferri o all'uncinetto. Addirittura vi sono ben 22 colori ed è un 50% lana e un 50% acrilico. La colorazione che ho io è la numero 120 e gli uncinetti ferri consigliati vanno dal 5,5 al 6,5. Anche questo realizzato con fibre rigenerate. Non potete capire la morbidezza di questo gomitolo. Oltre a questa collezione c'è anche la collezione estiva e la collezione invernale. La collezione estiva è adatta anche alle mezze stagioni per merito dei caldi cotoni che vengono utilizzati. Intanto vi mostro il filato Dahlia, che è un filato in fettuccia tubolare indicato per realizzare borse e accessori primaverili. È 100% liocell. Cos'è il liocell? Una fibra che proviene dalla polpa di alberi come l'eucalipto. Pensate che è disponibile in 26 colorazioni. Io ho questa, la colorazione numero 76, e gli uncinetti consigliati vanno dal 5 e il 6, quindi con questa fettuccia tubolare potremmo benissimo realizzare qualche progetto borsa super estivo. Poi abbiamo il filato flambé numero 3, che è un 100% cotone. Ogni gomitolo è costituito da 50 grammi di filato e più o meno vi sono 105 metri appunto di filato di cotone. Gli uncinetti utilizzati vanno dal 3,5 al 4,5, lo stesso vale per i ferri. E guardate qui, ampia scelta di colori. Non solo abbiamo dei monocolori, ma anche dei multicolor, dei filati sfumati, che partono dalla colorazione numero 50 fino ad arrivare alla colorazione numero 63, mentre quelli monocolore partono dalla colorazione numero 1 fino ad arrivare alla colorazione numero 24. Guardate, colori bellissimi. Anche qui abbiamo colori tenui, più caldi, un po' più freddi e un po' pastello, quindi ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Quindi questa tipologia di filato di cotone, flambé e falambé numero 3, sono dei filati ritorti di cotone fiammato, e tutto ciò che viene realizzato con questa tipologia di filato si caratterizza per un effetto irregolare dovuto alla particolarità dei filati stessi. La fibra di cotone utilizzata non ha subito trattamenti di mercerizzazione né di gasatura per mantenere le caratteristiche della fibra originale. Molto interessante anche questo filato per realizzarci
qualche progetto. Insomma, man mano che io vi mostro tutto, fatemi sapere a quale tipo di filato siete più interessati, quale ha catturato particolarmente la vostra attenzione. Lo sapete, io come sempre vi aspetto giù nei commenti perché voglio sapere una vostra opinione e per me è davvero molto importante, sia per me che per l'azienda Borgo dei Pazzi Firenze. Nella collezione estiva abbiamo anche un gomitolo di filato che si chiama Giza, che è un caldo cotone. Ecco perché la collezione estiva non è prettamente ed esclusivamente estiva, è adatta anche alle mezze stagioni, e quindi se realizziamo un capo di abbigliamento per esempio con un filato del genere, con il Giza che è un caldo cotone, possiamo indossare il nostro capo di abbigliamento fatto all'uncinetto, fatto a mano o ai ferri anche in inverno. I ferri e gli uncinetti utilizzati sono il 3 ed il 4, viene consigliato per chi ama filati molto morbidi e chi ha allergie o è ipersensibilità alla lana, ed è ideale per realizzare progetti bambini. E aprite bene le orecchie, questo filato è disponibile in 45 colorazioni, tantissime colorazioni, quindi avete anche qui una vasta scelta. E poi credetemi, io adesso lo sto toccando insieme a voi ed è di una morbidezza unica, è una nuvola. Io nello specifico ho la colorazione numero 2. È un panna molto tenue, molto bello, molto raffinato. Poi abbiamo un gomitolo di Anna, l'etichetta ci ricorda sempre che è Made in Italy e viene realizzato dall'azienda Borgo dei Pazzi. Ci tengo a sottolinearlo perché sono tutti questi prodotti che vi sto mostrando sono Made in Italy, realizzati, prodotti da Borgo dei Pazzi. Questo filato è anch'esso un 100% Lyocell, è un filato lucido ritorto a 6 capi. All'inizio questi gomitoli da 100 grammi erano disponibili a tinta unita, ma da quest'anno anche multicolor. Questo filato è perfetto per realizzare scialli o capi freschi. Ogni gomitolo, come vi dicevo, è da 100 grammi, più o meno vi sono 330 metri di filato, gli uncinetti e ferri consigliati vanno dal 3 al 3,5. Poi nella collezione estiva vi sono anche gli Inda, le rocche di Inda. Questo è il cordino e come vi dicevo all'inizio ho pensato anche a voi perché ho scelto queste 3 rocche di cordino per realizzarci un bel progetto con degli accessori specifici la cui chiusura davvero è favolosa. Guardate quanto è bella questo accessorio, questa chiusura. È disponibile anche la variante bronzo e la variante oro. Io ho scelto chiaramente quella argento per abbinarla ai cordini che ho scelto. Ho scelto il cordino numero 18, numero 6 che è un blu, il 18 è un verde, mentre il 17 è un multicolor. Abbiamo il blu e il verde, quindi queste 2 tonalità monocolore a tinta unita. Quindi come vi dicevo vorrei fare insieme a voi una borsa con gli accessori che ho scelto perché voglio mostrarvi nel dettaglio dal vivo la resa di questi cordini che sono 100% polipropilene, quindi un materiale plastico, e per quanto possa essere una fibra sintetica, pensate, inquina ancora meno di una fibra naturale, quindi il che è fantastico, ed è disponibile in 27 colorazioni. E adesso ve le mostro nel campioncino che mi è stato dato. Abbiamo delle colorazioni a tinta unita come il numero 1, il 2, il 3 e così via, quindi abbiamo un grigio perlato, un color perla, un beige, un bianco, un nero, insomma e così via. Li vedete, sono bellissimi. Devo dire che i colori della fotocamera rispecchiano benissimo i colori che vedo io dal vivo, insomma. E poi abbiamo le tonalità multicolor che in questo caso vanno dal 10 al 17 e poi sulla terza fila abbiamo il numero 20, questa variante orchidea, il numero 22, questo verde un po' più scuro con un verde un po' più chiaro, la tonalità numero 25, 26, insomma giudicate voi, bellissimi, davvero bellissimi. E questa tipologia di cordino Inda, anzi vi do sempre le specifiche, ogni rocca è costituita da 500 grammi, più o meno vi sono 570 metri di cordino. Si può lavorare con l'uncinetto con i ferri numero
altre, però anche qui io ve lo suggerisco sempre, in base alla propria mano di lavorazione adattate di conseguenza il numero di uncinetto. Poi appena faremo il tutorial certamente vi darò molti consigli e suggerimenti utili, ma con questi cordini non è davvero necessario perché sono davvero morbidissimi, scorrevoli nella lavorazione, ma nello stesso tempo danno quella certa rigidità che tutti noi cerchiamo in un progetto borsa, in un progetto pochette. Quindi questo cordino Inda, insieme a quello che vi ho mostrato poco prima, Amore Macramè da 3 mm, quindi questo molto spesso come filato, e Amore Corda 2 mm, sono super adatti per la realizzazione di borse, ma non solo questi, perché vi ho mostrato anche il Dahlia, che è una fettuccia tubolare, anch'essa adatta a questi progetti, ma non solo, tanti altri progetti. Io chiaramente in questo video cerco di sintetizzare al massimo, cerco di mostrarvi quello che più mi ha colpito, quello che più potrebbe anche interessare a voi. Poi infine, ma non per importanza, ma solo perché siamo in piena stagione estiva, ho messo per ultimo la collezione invernale, che insieme alle altre due che vi ho mostrato in precedenza fanno parte appunto delle 3 collezioni fondamentali dell'azienda Borgo dei Pazzi, dove in questi anni si sono concentrati. Tra questi filati invernali abbiamo il Bibi, il Cedro, il Grosso, Luna, Stella. Tutti questi prodotti che vi sto mostrando sono sempre realizzati, prodotti da Borgo dei Pazzi, quindi nel territorio pratese, e non solo questi filati possono essere lavorati all'uncinetto, a maglia, ma anche a mano. Non so se conoscete quella tecnica di intreccio a mano, infatti per esempio il Grosso si presta benissimo a questa lavorazione. Non so se avete Instagram, avete visto quei post di ragazze che fanno quei tappeti, quelle sciarpe con le mani, quindi anche questa è una bellissima novità da proporre, perché no, questo autunno-inverno. Insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, inviatemi i vostri feedback, ditemi quale filato fra tutti quelli che vi ho mostrato, che sono tantissimi, vi ha maggiormente colpito, quale filato vorreste vedere volentieri all'azione. Io ve l'ho detto, intenzione è di realizzare un progetto borsa con il cordino Inda, perché ho pensato soprattutto alla mia community di YouTube. So che amate le borse e so che amate anche i capi di abbigliamento, ma infatti non è escluso un capo di abbigliamento, qualche top, insomma qualcosina. È molto importante per me sapere ciò che voi desiderate, ciò che voi desiderate vedere all'azione, quindi anche fra tutti questi cotoni, liocell che vi ho mostrato, fatemi sapere cosa vi piacerebbe realizzare, decidiamo insieme. Lo sapete, sono abbastanza disponibile e sarò lieta di portare qualche altro contenuto qui sul canale. Io vi ricordo che per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento potete direttamente contattare l'azienda attraverso il pulsante WhatsApp che è disponibile sul sito borgodepazzi.com. Basta cliccare sull'icona e verrete riportati sull'account business di Borgo dei Pazzi. Vi risponderà uno dei 2 fratelli, sono abbastanza disponibili, ho avuto modo di parlare con loro, sono simpaticissimi, disponibili, quindi per qualsiasi dubbio contattateli, a loro farà sicuramente piacere, avrete un contatto sicuramente molto diretto col numero WhatsApp, perché basta che scrivete, vi risponderanno all'istante. Io vi invito ad andare sul loro sito perché hanno moltissimi filati, non solo quelli che vi ho mostrato, ma altre tipologie. Vi esorto a leggere la descrizione di ogni filato come ho fatto io, perché sono davvero molto interessanti. E tra l'altro ad ogni tipologia di filato sul loro sito viene allegato un pattern che può essere scritto o può essere un tutorial, quindi se siete interessati particolarmente ad un filato basta che cliccate sul pattern o sul video tutorial, verrete riportate appunto allo schema e perché no potrete eseguire il lavoro che è stato già realizzato da creativi o creative di Borgo dei Pazzi. Un'ultimissima cosa, la vendita
dei filati non è solo al dettaglio, ma è anche all'ingrosso, è rivolta anche ai singoli privati, quindi se siete interessati ad acquistare ad un prezzo speciale i prodotti di Borgo dei Pazzi Made in Italy, potete semplicemente contattare, come vi ho detto all'inizio. Bastano 3 semplicissime mosse e avrete un contatto più diretto con l'azienda stessa. Mi raccomando, sosteniamo il Made in Italy, sosteniamo la produzione dei filati nel nostro territorio, nel nostro paese. Ne dobbiamo essere fieri, proprio dobbiamo vantarci di questo, perché il nostro territorio, oltre ad offrire tante bellezze a livello culinario, a livello di storia, a livello di arte, offre anche queste chicche, offre anche la produzione di filati appositamente prodotti per noi, per realizzare tantissimi progetti handmade. Io vi esorto ancora una volta a sostenere il Made in Italy e le aziende italiane come Borgo dei Pazzi. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, spero di non avervi annoiato troppo, vi aspetto come sempre giù nei commenti, mi raccomando. Lascia un bel like a questo video se ti è piaciuto, commenta, fammi sapere se ti piace questa tipologia di video, magari nel tempo ne porteremo altri, vi farò vedere altre novità. Insomma, chiedetemi tutto sotto al video nella sezione commenti. Vi ricordo che tutti gli indirizzi utili li lascio sotto al video nel box informazione, il sito di Borgo dei Pazzi, vi lascio anche tutti i loro contatti, quindi basta che dopo aver visto il video andate nella descrizione sotto il video, cliccate sulla freccettina in basso, vi si aprirà la descrizione, lì troverete tutti gli indirizzi utili, basta cliccare che verrete riportate direttamente sul sito di Borgo dei Pazzi. Vi saluto, vi do un abbraccio, un bacino a tutti!